Buongiorno amici e bentornati su un nuovo video. Oggi video vlog dove faremo un po' di cosine insieme. Mi piacerebbe infatti disfare l'albero di Natale insieme a voi, cosa importante perché ahimè ci tocca. Probabilmente per quando uscirà il video molti di voi l'avranno già disfatto, ma per quei pochi che ancora si stanno godendo l'atmosfera dell'albero di Natale magari può essere un modo per spronarli per disfare tutto. Quindi faremo questo e poi vi farò vedere anche i miei regali di Natale preferiti. Non sto a farvi una mega carrellata di tutti i regali, però i miei preferiti di sicuro. Ma attenzione, chi sta arrivando a salutarvi? Il mio super topolino. Ciao King! Volevi dire ciao agli amici. Ciao amici! Ciao a tutti! Lui ci tiene sempre a salutare. Certo. Ma prima di cominciare beviamo un bel caffè insieme perché senza caffè io la mattina non carburo, quindi dirigiamoci verso l'angolo caffè. Eccoci, caffè pronto, quindi possiamo chiacchierare in pace. Sto provando per la prima volta uno dei regali che ho ricevuto per Natale, che dopo vi faccio vedere e che sicuramente salterà nella classifica dei regali che ho più apprezzato. Me l'ha regalato la mia amica Fede, quella che avete visto nel video vlog a Milano con il microblading, eccetera. Praticamente è una sorta di supporto per la macchina fotografica, per la videocamera, che si attacca a, io credo, alle superfici tipo vetro, perché io adesso l'ho appiccicato a una finestra e ragazzi è una bomba, cioè lo sto provando adesso per la prima volta ed è super, mi piace un sacco. Si può mettere ovviamente a qualsiasi altezza e angolazione, mi piace tantissimo, dopo ve lo faccio vedere. Comunque niente, tra un sorso di caffè e l'altro vi faccio vedere il regalo numero uno che ho più apprezzato, che ovviamente è quello di Alessio, ed è il maglione che indosso. È un maglione, allora ve lo faccio vedere, qualcuno l'aveva già notato su Instagram, le più attente a queste cose, ed è di Saint Barth, è una marca che io amo tantissimo, ha dei bellissimi maglioni super particolari e lui mi ha regalato questo. Lui sapeva che amavo molto la marca, ma ha deciso completamente lui il modello e soprattutto noi non decidiamo mai insieme che regalo farci, ci piacciono ancora le sorprese insomma. Quindi mi ha regalato questo qui che forse non vedete, quindi faccio vedere così, ed è fatto come una cartolina vintage, c'è proprio scritto sul sito, una cartolina delle vacanze. Infatti c'è scritto Cortina con questa illustrazione degli sciatori che scendono, è fatta volutamente in modo anni 90, sapete che adesso è tornata un po' la moda degli anni 90 e è bellissimo, cioè secondo me è veramente uno di quei maglioni che fanno tanto tanto effetto. Mi piace talmente tanto la marca, tra l'altro i maglioni della Saint Barth, che io l'anno scorso avevo regalato a lui un maglione della Saint Barth totalmente diverso, era panna mi sembra, sì, con la scritta nera Champagne e Montagna, e mi piaceva un sacco, infatti ha apprezzato anche lui. E quindi niente, quest'anno a sorpresa mi ha ricambiato con un maglione da donna completamente diverso e mi piace molto anche la scelta dei colori, nel senso che io amo i colori chiari, ma vedete che è alternata da questa fascia blu elettrica, insomma mi è piaciuto tanto, sicuramente tra i miei regali preferiti. Secondo regalo preferito è un regalo della mia mamma ed è lei. Anche questo completamente a sorpresa. Anche qui vi dico che io in generale, forse ve l'avevo detto anche in un altro video, non amo chiedere regali perché non so mai quanto uno voglia spendere, non mi piace proprio. Se mi piace una cosa me l'acquisto da sola, quindi vi
vi posso dire appunto che apprezzo ancora di più i regali perché sono insomma pensati. Anche questa borsa io non l'avevo mai vista, non conoscevo neanche questo modello e mia mamma è stata bravissima perché è proprio una borsa che mi piace tanto tanto tanto. È moschino ovviamente come avrete letto ed è super bella perché nonostante sia piccolina e anche un pochino insomma di design modaiola, nel senso che ha questa maniglia molto particolare fatta a cuore rovesciato, è molto molto capiente perché ha l'apertura sia davanti, che è diciamo piuttosto capiente per essere una clutch, ma anche dietro, quindi due spazi completamente separati, uno davanti e uno dietro, entrambi con chiusura con la calamita doppia, e quindi diventa comunque piuttosto capiente ed è secondo me super d'effetto perché guardate è super particolare con questa maniglia appunto. E la cosa molto carina è che al suo interno c'era anche la tracolla che si può attaccare a queste due manigliette nel caso in cui magari siete in giro per tutto il giorno. Io la preferisco comunque a mano, vi faccio vedere da lontano se riesco. La preferisco comunque a mano perché mi sembra che si presti di più, però appunto volendo anche la possibilità della tracollina. Mi piace davvero tantissimo, la mamma è stata molto molto brava, le borse nere secondo me non bastano mai, a parte che in generale io sono una malata di borse, quindi vi potrei dire che le borse in generale non bastano mai, ma in particolare quelle nere. E quindi niente, come vi dicevo, nera, dettagli oro, come vedete, la scritta ben in evidenza del marchio che a me piace molto, Moschino mi piace davvero davvero tanto e super bella, brava mamma. Altro regalo che ho super apprezzato nella sua semplicità viene sempre dalla mia mamma e si tratta delle ciabattine pelose che probabilmente avete intravisto nelle riprese precedenti. Sono queste qui, sono nere con il dettaglio rosa e sono fluffosissime, mi sembra di avere un orso polare ai piedi e sono davvero davvero caldissime pur essendo aperte, quindi le ho apprezzato tantissimo perché si può essere fashion anche in ciabatte, super belle, super calde. Non è specificata la marca da nessuna parte, però molto belle anche queste. Un altro regalo che ho super apprezzato, che rientrerà sicuramente nei miei preferiti ma non ufficialmente perché in realtà non l'ho ancora ricevuto, è un regalo di mia nonna. Vi spiego meglio. Praticamente lei ha acquistato un oggetto pazzo, nel senso che di un brand molto costoso, è proprio uno sfizio, però lei mi ha detto non sapevo cosa regalarti, volevo regalarti una cosa sfiziosa che tu non avresti mai comprato, e solo che non le è arrivato probabilmente col macello Natale, Black Friday, non lo so, cose varie, c'è stato qualche problema di fornitura, quindi mi ha regalato un foglio con scritto di che cosa si tratta. Questo foglio io naturalmente l'ho dimenticato al ristorante dove abbiamo festeggiato il Natale, quindi non posso mostrarvelo, l'ho proprio perso, è andato perso. Comunque mi ha regalato un ombrello di Chanel, bellissimo, mi sembra che sia bianco con un disegno di una rosa, la rosa di Chanel, sopra l'ombrello e naturalmente la scritta Chanel da quello che ho potuto vedere. Non mi ricordo se è bianco con la rosa nera o viceversa, nero con la rosa bianca. Ad ogni modo, appunto, come ha detto lei, un super sfizio, probabilmente super costoso, ma vabbè, lei si sentiva di fare così e l'ho molto apprezzato anche se non l'ho ancora visto. Non appena lo vedrò mi arriverà e ve lo farò vedere naturalmente in un video, sperando che arrivi presto. Adesso è ora di pranzo, vado a mangiare la pappa e poi nel pomeriggio mi farò aiutare da Ale a disfare l'albero. Tornerò con il video velocizzato appunto di tutto quello che è la messa in ordine dell'albero. Mi piacciono molto, ma devo dire che mi stufano in fretta, sarà poi che io scelgo il colore rosso, quindi diventa un pochino impegnativo da tenere in casa e soprattutto mi sembra di avere tutto in disordine, mi sembra di avere troppo spazio occupato, poi finisce appunto che la poltrona che di solito sta in quell'angolo della sala è in camera, le piante varie in camera, per fare spazio alla poltrona vanno tutte un po' messe in altri punti, insomma non so, mi crea un senso mentale di disordine e quindi non vedo l'ora di togliere tutto, quindi togliamo tutto e vi faccio vedere.
Mi stavo dimenticando di farvi vedere il regalo di Fede, ossia quel supporto per la macchina fotografica che vi dicevo, è questo qui. Io credo che l'abbia acquistato su Amazon, comunque è molto semplice, come vedete è anche piccino, l'ho montato da sola in circa 5 secondi, non è niente di complicato. Praticamente un supporto appunto per la macchina fotografica, io credo che si appiccichi solo alle superfici di vetro, quindi finestre, porte finestre, specchi, eccetera. È come a ventosa, ma in realtà poi ha questa levetta, non so se si vede, sì, questa levetta che una volta che si tira verso l'alto fa come una compressione totale, quindi poi la macchina è davvero stabile. Anche io non l'avevo capito, l'ho capito utilizzandolo per la prima volta. È veramente super semplice, super stabile, e poi appunto ha questa parte che si può, con una mano sola mi è difficile, comunque si può angolare in base appunto all'angolazione che volete dare alla macchina fotografica. Davvero un'idea regalo semplice ma super utile per chi appunto fa questo genere di cose, video, fotografie eccetera, davvero super utile. Matto! Abbiamo sgombrato tutto, ho anche passato l'aspirapolvere naturalmente perché era pieno di aghetti di pino, e finalmente la zona giorno è tornata al suo aspetto ordinario. Mi sembra molto più ordinato, molto più spazioso. Adoro naturalmente l'albero di Natale e soprattutto l'atmosfera che fa quando le luci sono accese la sera magari, ma devo dirvi che arrivati ai primi di gennaio, già l'1 di gennaio, io
Sono già stufa perché mi sembra tutto in disordine e voglio sempre tornare alla svelta, al suo aspetto originario, e così è stato. In realtà, come avete visto forse dal video di prima, anche se velocizzato, non abbiamo messo tutto già a posto, perché mentre smontavamo io stavo anche facendo un reel per Instagram, cerco di ottimizzare facendo due cose in uno, e quindi avevamo premura che non andasse via la luce, e abbiamo accumulato qua un po' di cosine, quindi procediamo a fare quello. L'albero, come avete visto, l'abbiamo messo a posto, abbiamo sistemato già i pezzi in ordine di come verrà tolto poi l'anno prossimo, quindi il primo pezzo è quello della base, il secondo pezzo è quello centrale e il terzo pezzo è quello più in alto, la punta, e quindi li abbiamo messi in ordine in questo modo, che prendo un pezzo ed è già pronto per essere montato, ed è già quello giusto per essere montato. Le lucine le abbiamo messe via. Alessio è molto preciso su queste cose elettroniche perché dice che poi diventa un casino togliere tutta la matassa, e poi si possono rovinare i cavi elettrici, sì, i cavi elettrici che ci sono all'interno delle lucine, quindi li ha messi tutti bene in ordine, in modo che non sia aggrovigliato, incastrato, eccetera. Adesso tocca alle decorazioni. Eccole qui. Noi di solito ci comportiamo in questo modo: le decorazioni rosse, quindi le palline, le mettiamo nelle loro scatoline di plastica, queste qua trasparenti che vedete. Invece tutti questi oggetti in legno, tutte queste decorazioni in legno, le mettiamo all'interno di queste scatole. Queste scatole noi le usiamo solo a scopo decorativo, solo a Natale, perché è sempre a tema schiaccianoci, come è sempre stato il nostro albero di Natale. Tuttavia sono molto capienti, quindi oltre ad archiviarle così come sono, noi di solito le riempiamo. Vediamo se riesco con una mano, neanche per sogno. Eccoci qua, e vedete è super capiente, quindi teniamo qua un sacco di decorazioni, fiocchetti. Per quanto riguarda invece i soldatini, gli schiaccianoci che usiamo come decorazioni, abbiamo tenuto la scatola originale, che è questa qua, dove va appunto uno schiaccianoci per ogni posto, in modo che non si rovinino, non si rompano poi quando mettiamo tutto in soffitta. E voilà! Eccoci qui, abbiamo finito di impacchettare tutto quanto, è pronto per salire in soffitta, nel sottotetto. Allora, come vi dicevo, queste grandi scatole contengono a loro volta alcune decorazioni e non le mettiamo dentro scatole perché sono un pochettino ingombranti e poi sono rigide, quindi non si rovinano, non si schiacciano, insomma, quindi rimarranno qui fuori. E poi abbiamo due scatole di decorazioni, queste che contiene un po' di cose miste, quindi sia decorazioni dell'albero che decorazioni della tavola. Questa, se ve la ricordate, l'avete vista nel mio video dove vi facevo vedere una proposta di mise en place natalizia. E poi quest'altra scatola con tutto perfettamente impilato come Tetris, pronta per essere chiusa e imbarcata. In questa scatola invece abbiamo alcune decorazioni per la tavola, appunto, che vi avevo fatto vedere nel video sulla mise en place natalizia. È arrivata l'ora di cena e il mio personale chef, alias Keru, ciao amore, ciao. Sta facendo la pappa. Di solito in casa nostra se ne occupa lui, perché devo dirvi che a me non piace per niente cucinare, quindi se ne occupa Ale, a lui non dispiace e ogni tanto quando ha tempo gli piace anche sperimentare, fare vari appunto esperimenti culinari. Stasera facciamo una cosa abbastanza semplice, facciamo delle specie di sono delle scottone, mi pare, che vanno appena scottate appunto in padella, zucchine trifolate, quindi un piatto semplice, super gustoso e d'effetto. Tra l'altro noi mentre cuciniamo, più che altro mentre cucina Ale, ci apriamo sempre le olive e queste cose un po' da spizzicare, e nel frattempo mangiamo anche quelle. Ale, naturalmente ogni volta che Ale cucina c'è sempre un assistente, adesso fa il timido, comunque c'è sempre chi gli fa la guardia, addirittura con salto della zucchina. Sito, non si può distrarre lo chef.
Pappa mangiata, devo dirvi che era anche molto molto buono. Adesso ci rilassiamo sul divano, faccio una doccetta e poi appunto mi rilasso insieme ad Ale sul divano. Potremmo anche pensare di guardare un filmetto, adesso vediamo se c'è qualcosa di bello. Nel frattempo ho anche finito di montare il reel che ho girato prima mentre smontavo appunto le cose dell'albero di Natale, quindi se volete andare a vedere il risultato andate sul mio profilo Instagram, vi lascio qua, comunque si chiama ale_spadina, e è uscito super bene, davvero davvero super bene. Quando uscirà questo video il reel è già uscito, quindi potete vedere lì il risultato. Molto carino. Io vi ringrazio come sempre dell'attenzione e vi mando un grosso bacione. Alla prossima, ciao!